Ciao a tutti e bentornati al Max Segnale. Oggi abbiamo per voi un meraviglioso quesito, molto curioso. Quel tipico quesito che vi fa porre la domanda: perché si sono fatti questa domanda? Siete curiosi? Cominciamo! Prima di esporvi il quesito però, momento pubblicità! Perché questo video è sponsorizzato da nessuno e quindi per supportare il Max Segnale vi chiediamo di mettere like al video qualora vi sia piaciuto, di condividerlo con chi pensate possa essere interessato a questo tipo di contenuti e di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche in modo da non perdervi i prossimi video. Inoltre, da poco YouTube permette di sostenere direttamente i creator e se volete quindi offrirci un caffè virtuale potete farlo tramite il tasto super grazie. Ma iniziamo con il problema. Tutti conosciamo la tabella dell'addizione, ad esempio questa è la tabella 3x3, in cui trovate la somma di tutti i numeri dall'1 al 3 con se stessi. In ogni posizione trovate esattamente la somma tra il numero sulla colonna e il numero sulla riga. Tutti conosciamo anche quella della moltiplicazione. Per esempio, questa è la 3x3 della moltiplicazione, costruita allo stesso modo. Ma quasi nessuno utilizza quello della divisione. Chissà come mai. Questa è la tabella della divisione ed è proprio la 3x3. Ma quello che ci chiediamo è: cosa succede se sommiamo tutti i numeri che si trovano in quella tabella? In questo caso, come potete notare, sommandoli tutti otteniamo 11. Che è un meraviglioso numero intero. E se ci pensate è sorprendente perché stiamo sommando tante frazioni. Perché dovremmo ottenere un numero intero? E da qui nasce la domanda: ma il 3 è un caso molto fortunato? Ci sono altre ampiezze della tabella per cui la somma di tutti i termini all'interno ci restituisce un numero intero? E se ce ne sono altri, sono finiti o sono infiniti? E riusciamo a caratterizzarli? Questo è il problema di oggi. Il primo passaggio può essere andare ad esplorare un attimino le varie ampiezze, almeno per dei numeri piccoli, per capire cosa sta succedendo. Partiamo quindi dalla più piccola ampiezza per cui ha senso, cioè 1. Questa è la tabella 1x1, dove dovete mettere 1 diviso 1 che fa 1, e quindi la somma di tutti i numeri all'interno è 1. E quindi è intero. Questo ci dice già che oltre al 3 c'è almeno un altro valore. Ma vuoi vedere che per tutte le tabelle davvero viene fuori un numero intero? Sarebbe assolutamente sconvolgente. Ed infatti non è così, perché se prendete la tabella 2x2 vi rendete conto che la somma non è un numero intero. E quindi no. Per 1 e 3 va bene, per 2 in realtà no. Vabbè, ma andiamo avanti. Proviamo a vedere col 4 cosa succede. Facciamo la somma. E anche questa volta non è un numero intero. Vabbè, magari sono i numeri pari che creano problemi e i dispari invece vanno bene. Quindi proviamo col 5. No, non viene un numero intero neanche stavolta. Quindi non c'è un modo così evidente di riuscire a trovare una regolarità o anche di immaginarla. Proviamo quindi a entrare un po' di più in quel valore finale ottenuto. E soprattutto cerchiamo di capire un modo intelligente per sommare effettivamente i termini all'interno della tabella. Riprendiamo la nostra tabella 3x3 per semplicità. E che cosa vuol dire sommare tutti i numeri all'interno? Beh, possiamo sommarli in ordine abbastanza casuale, tanto è una somma per cui è commutativa, posso mettere nell'ordine in cui voglio gli addendi. Forse il modo più furbo è intanto di sommare ogni riga. Ad esempio la prima riga ha tutti i numeratori uguali a 1 e quindi vi dà 1 più un mezzo più un terzo. La seconda riga, che ha tutti i numeratori uguali a 2, ci dà 2 più 2 mezzi, che poi sarebbe 1, più 2 terzi, ma lasciamo scritto 2 mezzi per semplicità. E la terza ovviamente ci dà 3 più 3 mezzi più 3 terzi. Quello che vogliamo osservare è che in realtà nella seconda e nella terza riga possiamo giustamente raccogliere il numeratore a fattor comune. E quindi se nella prima riga abbiamo 1 più un mezzo più un terzo, nella seconda riga abbiamo 2 volte lo stesso valore, nella terza riga abbiamo 3 volte lo stesso valore. Per cui, se noi vogliamo sommare tutti i termini, ci basta sommare questi 3 risultati. E, raccogliendo a fattor comune,
Osserviamo quindi di avere come risultato il nostro 1 più un mezzo più un terzo per 1 più 2 più 3. È abbastanza evidente che questo non è legato al fatto che la tabella sia 3x3, anche se fosse 4x4, 5x5, n per n direbbero i matematici, abbiamo esattamente la stessa proprietà, cioè che il risultato finale non è nient'altro che il prodotto tra la somma di tutti i numeri interi dall'1 sino all'ampiezza della tabella per la somma di tutti i reciproci di questi numeri. Elegante, non trovate? Adesso lavoriamo un attimo su quelle due parti. Beh, lasciamo un attimino stare la parte sui reciproci, di cui ci occupiamo dopo. Parliamo della somma dei primi n numeri. Beh, ma la somma dei primi n numeri ha una formula molto famosa, peraltro noi l'abbiamo utilizzata in questo video e l'abbiamo anche dimostrata lì, quindi potete andare a recuperarla. E la somma dei numeri da 1 sino a n non è nient'altro che n per n più 1 diviso 2. Questo ci compatta la nostra somma di tutta la tabella di divisione. Adesso andiamo a lavorare sui reciproci. Normalmente partiremo da un esempio pratico per capire il ragionamento che andremo a fare, ma in questo caso è molto più elegante e preciso farlo direttamente col potere dell'algebra. Per prima cosa consideriamo che n uguale a 1 l'abbiamo già trattato, sappiamo che viene un numero intero e quindi ce lo lasciamo lì tranquillo a parte e ci interessiamo dei casi n diverso da 1, perché come vedrete nel ragionamento in realtà n uguale a 1 è proprio un caso critico. Ma iniziamo. Noi siamo interessati a quella somma dei reciproci. E come si sommano due frazioni in generale? Beh, si prendono i denominatori, li si scompone in fattori primi, dopodiché si rendono equivalenti le due frazioni con lo stesso denominatore, facendo quello che è chiamato minimo comune multiplo, prendendo quindi tutti i fattori primi, comuni e non comuni ai vari termini, al grado più alto. Si moltiplica per quanto necessario a numeratore e poi si sommano i numeratori mantenendo il denominatore comune. Perfetto. Il trucco sta esattamente qui. Quindi, preso il nostro numero n che ci dà l'ampiezza della tabella, e ricordiamoci che n è maggiore di 1, chiediamoci, ma qual è la più grande potenza di 2 minore o uguale a n? Per esempio, se n fosse 5 la risposta sarebbe 4, se n fosse 8 la risposta sarebbe 8. In generale ci sarà una certa potenza che potremmo indicare con 2 alla k, così perché mettiamo una lettera nuova ed è sempre molto carino per non confonderci con n. Allora, in quella somma di reciproci, significa che abbiamo un termine che è 1 fratto 2 alla k, che consideriamo un attimo a parte, e poi abbiamo tutti gli altri reciproci. La cosa che sappiamo è che in tutti gli altri reciproci non compare a denominatore il fattore 2 alla k. Perché 2 alla k era la più grande potenza possibile, minore del nostro n. Vuol dire che alla peggio compare a una potenza più bassa, cioè 2 alla k-1. Ok, questo può sembrare complicato, ma vi assicuriamo che ora diventerà tutto limpido. Cosa succede quindi se noi ci mettiamo a fare il minimo comune multiplo tra tutti i termini di quei reciproci, tranne 1 fratto 2 alla k? Beh, vuol dire che sicuramente nella scomposizione avremo 2 alla k-1, come detto precedentemente, e poi avremo un prodotto di altri numeri primi a varie potenze che onestamente non ci interessano. Però sicuramente non abbiamo, come notate, il fattore 2 alla k. Bene, questo vuol dire che una volta che avremo fatto la somma dei vari numeratori, avremo un numeratore che indicheremo con m grande, perché è un'altra lettera divertente, e dobbiamo adesso sommare questa grossa frazione con il nostro 1 fratto 2 alla k. Notate che non ci interessa minimamente il valore di m grande o il valore di quel prodotto di numeri primi. Perché quando adesso andremo a fare il minimo comune multiplo in generale, che cosa succederà? Beh, che il minimo comune multiplo non sarà più con un fattore 2 alla k-1, ma con un fattore 2 alla k. E quindi, quando andremo a fare la somma di queste due frazioni, avremo il nostro m grande che andrà moltiplicato per 2, perché è l'unico fattore mancante. E poi invece a numeratore del nostro 2 alla k avremo quel famoso prodotto di numeri primi, tutto sommato non interessanti. Però, perché questo ci interessa? Perché il numeratore in generale è della forma 2 per qualcosa più quel prodotto di numeri primi tutti diversi da 2. E quindi è necessariamente un numero dispari. Ottimo. Adesso
vuol dire che quel numeratore, se è un numero dispari, non ci interessa, possiamo accorparlo e dargli un nome differente se vogliamo, giusto per abbreviare un po' la formula. Ora questo termine dobbiamo andarlo a moltiplicare per n per n più 1 diviso 2, e quel diviso 2 ci salverà, fidatevi. Perché quando andiamo a moltiplicarlo, il diviso 2 denominatore si moltiplica per il 2 alla k e ci dà un 2 alla k più 1 per quel prodotto di numeri primi. E adesso riflettiamo, si può semplificare quel 2 alla k più 1 con i termini a numeratore? Beh, sicuramente non può semplificarlo n, perché abbiamo detto che 2 alla k era la più grande potenza minore o uguale di n, quindi n al massimo può essere 2 alla k, e se n fosse 2 alla k, allora n più 1 sarebbe dispari, e quindi ci rimarrebbe un fattore 2 al denominatore. L'unica possibilità è che n più 1 sia esattamente la potenza successiva a quel 2 alla k. In questo caso, allora sì, si può semplificare il 2 alla k più 1. Per esempio, provate a considerare il caso di n uguale a 7. In questo caso la potenza di 2 più grande, minore o uguale di 7, sarebbe 4, e quindi a denominatore avremmo 8, e n più 1 sarebbe esattamente 8. Quindi in questo caso avremmo questa semplificazione, ma solo in questo caso. In tal senso vi lasciamo qua esattamente i valori delle somme complessive per tutti i numeri da 1 sino a 9. E come potete notare c'è sempre un fattore 2 a denominatore, tranne nei casi in cui il numero successivo sia proprio una potenza di 2. Notate che nel caso del 3, come abbiamo già visto all'inizio, il denominatore è ancora 1, quindi non ci sono potenze di 2, e infatti il 4 è effettivamente una potenza di 2, e se andiamo avanti la potenza di 2 successiva sarebbe 8, e quindi dovremmo controllare il 7. E sebbene effettivamente anche il 7 abbia un denominatore, come potete osservare non ci sono potenze di 2 in esso. In realtà, così, come regalo, vi lasciamo anche il caso del 15, dove come vedete non avete potenze di 2 anche in questo caso. Abbiamo ristretto il campo. Sappiamo che se vogliamo che quella somma sia intera, necessariamente il successivo dell'ampiezza della nostra tabella deve essere una potenza di 2. Ma come abbiamo visto nel caso del 7, questo non basta, bisogna spingersi un po' più in là. Per affrontare la parte mancante, partiamo però da un esempio pratico. Il primo che effettivamente faceva fallire la nostra teoria, cioè per n uguale a 7. Vediamo un attimino quella somma dei reciproci come si comporta. In particolare notiamo che c'è un numero primo, che è il 5, che compare una sola volta a denominatore, anche supponendo di aver scomposto in fattori primi gli altri fattori. Quindi isoliamolo un attimo. Facciamo, come abbiamo fatto nel caso delle potenze di 2, il minimo comune multiplo di tutti gli altri termini, e quindi giustamente non compare alcun fattore 5. In questo caso otteniamo a numeratore qualcosa che non ci interessa, esattamente come prima, ma quando andiamo a fare il minimo comune multiplo complessivo tra le due frazioni, otteniamo il fattore 5 a denominatore, giustamente perché compare da quell'1 quinto che avevamo, e a numeratore abbiamo da un lato 5 volte qualcosa che non ci interessa, più un termine che è il prodotto di tutti quei fattori primi che erano presenti all'altro denominatore, tra i quali il 5 non c'è. Bene, quindi come nel caso delle potenze di 2 possiamo osservare che il numeratore non sarà divisibile per 5, perché è della forma 5 volte qualcosa più qualcosa che non è divisibile per 5. Ottimo, ora ci manca solo da vedere se quel 5 al denominatore si semplifica quindi con il nostro n per n più 1, ovvero 7 per 8. Ma, come ben vedete, ciò non accade. Questo vuol dire che ci rimarrà un fattore 5 a denominatore e quindi quella somma non potrà mai essere un valore intero. Qualcuno di voi avrà osservato: ehi, ma perché hai scelto proprio il 5? Avresti potuto scegliere anche il 7 all'inizio. Perché non scegliere il 7? Perché in questo caso il ragionamento all'inizio fila uguale, effettivamente il numeratore non viene divisibile per 7, ma questo vi si semplifica con il vostro n. Questo vuol dire che per provare a estendere questo concetto ci serve trovare un numero primo che sia da un lato strettamente minore di n,
perché sennò abbiamo questa cancellazione come nel caso del 7. D'altra parte non deve essere troppo piccolo, perché bisogna far sì che quel numero primo compaia una sola volta nei denominatori. Ad esempio, nel caso del 7 non avremmo potuto scegliere 3 come numero primo, perché sarebbe comparso sia qui sia all'interno del 6. Bene, armati di questo esempio, possiamo cominciare. Quindi abbiamo il nostro numero n che è 1 in meno di una potenza di 2, perché sappiamo che n più 1 deve essere una potenza di 2 nel nostro caso. Mimando quanto fatto con il 7, dobbiamo trovare un numero primo p che sia strettamente minore di n, cioè minore o uguale di n-1 potremmo dire. Nel contempo ci serve anche che p sia abbastanza grande, ovvero che non compaia nei denominatori il multiplo successivo di p, che è 2 volte p. Ora, vediamo cosa succede se noi chiediamo quindi che 2 volte p sia più grande di n-1. Beh, dal lato algebrico questo vuol dire che p deve essere più grande di n-1 fratto 2. E questo ci garantirebbe che nella peggiore delle ipotesi l'altro termine con 2p a denominatore sarebbe quello corrispondente proprio al valore n, che è l'unico numero che ci rimane dopo n-1. Ma così non è, perché per come abbiamo impostato il problema, n è dispari. E quindi non può essere 2 volte qualcosa. Questo significa che anche se chiediamo semplicemente p maggiore di n-1 mezzi, in automatico abbiamo la garanzia che p non compare in nessuno di quei denominatori se non in uno soltanto. Ottimo, ma come facciamo a garantire l'esistenza di questo numero p? Chi ce lo dice che effettivamente c'è? Ebbene sì, c'è la risposta ed è il postulato di Bertrand, che peraltro abbiamo dimostrato in questo video. Il postulato di Bertrand afferma che qualsiasi numero m maggiore o uguale di 1 voi scegliate, riuscite a trovare un numero primo che stia proprio tra m e il suo doppio, dove peraltro la disuguaglianza minore o uguale di 2m vale con il segno di uguale soltanto se scegliete m uguale a 1, altrimenti vale addirittura con il minore stretto. Beh, sicuramente che nel nostro caso abbiamo la ricerca di un numero primo tra un numero che è n-1 mezzi e il suo doppio che è n-1. Ma per prima cosa facciamo un'osservazione. Il postulato di Bertrand richiede che il numero in questione sia maggiore o uguale di 1, quindi n-1 mezzi deve essere maggiore o uguale di 1, ovvero n deve essere maggiore o uguale di 3. Questo vuol dire che il caso n uguale a 1 e n uguale a 2, che in realtà tra l'altro abbiamo già trattato, non possono essere risolti con questo metodo, ma uno li ho già controllati, sappiamo già che per n uguale a 1 viene intero il numero e per n uguale a 2 invece no. E comunque non è un caso che ci interessa perché 2 non è 1 in meno di una potenza di 2. Fatto questo, e quindi avendo la garanzia che quel numero p esista, non dobbiamo far altro che replicare quanto fatto con il 7. Quindi isoliamo in quella somma di reciproci 1 fratto p, facciamo il minimo comune multiplo tra gli altri termini e abbiamo un denominatore in cui p non compare. A questo punto del numeratore, come al solito, ci disinteressiamo, facciamo minimo comune multiplo complessivo e otteniamo a numeratore p per qualcosa più un termine che non ha p al suo interno nella scomposizione, quindi non è divisibile per p. Per cui, come al solito, questo vuol dire che il numeratore non può essere divisibile per p, perché è p per qualcosa più qualcosa di non divisibile, e quindi l'unica possibilità che si cancelli quel p a denominatore è che si semplifichi o con n o con n più 1. Ma con n non si può semplificare, perché come detto abbiamo scelto p in modo che fosse minore o uguale di n-1 e quindi non può essere uguale a n in particolare, e n non può essere il multiplo successivo, l'abbiamo detto poc'anzi, perché n è dispari. L'unica possibilità teoricamente è che n più 1 sia divisibile per p, ovvero n più 1 sia il multiplo successivo di p, ovvero n più 1 sia proprio 2 volte p. Nel nostro caso particolare, che cosa possiamo dedurre? Può una potenza di 2 essere uguale a 2 volte un numero primo? La risposta sembra essere no, ma in realtà è sì, in un solo caso. Quando la potenza di 2 è 2 alla seconda, perché a quel punto è 2 volte 2, cioè 2 volte un numero primo. E guarda caso, l'unico valore di n che effettivamente fa cadere nella nostra disuguaglianza il 2 tra quelli interessati è proprio n uguale a 3.
che è proprio l'unico caso, oltre alla n uguale a 1, che ci rende un numero intero la somma dei termini all'interno della tabella di divisione. Ci rendiamo conto che il calcolo è stato fatto molto in astratto e qualcuno potrebbe ritenersi un po' fregato dicendo ma magari hai sbagliato qualcosa, mi hai nascosto sotto il tappeto qualche errore. D'altra parte voi del Mathsegnale avete già cercato di fregarci una volta, no? Per convincervi quantomeno che no, non stiamo barando, potete ovviamente rivedere il video, ma vi facciamo anche qualche esempio pratico. Qui avete una tabella con 1. Il numero n che va da 3 fino a 9. 2. Il valore della somma della tabella di divisione in corrispondenza di quel valore di n. 3. I numeri primi che soddisfano la disuguaglianza data dal postulato di Bertrand. 4. Avete se o meno il numero n soddisfi il check di essere il precedente di una potenza di 2. E 5. Avete il fatto di controllare se il numero successivo a n sia o meno il doppio di uno di quei famosi numeri primi. Bene, adesso andiamo a vederne qualcuno, giusto per capire come funziona. Prendiamo proprio n uguale a 3. Sappiamo che n uguale a 3 è il precedente di una potenza di 2 e quindi non possiamo garantire che restino dei 2 a denominatore. Mannaggia. E è anche il precedente del doppio dell'unico numero primo che soddisferebbe la disuguaglianza di Bertrand. E quindi non possiamo neanche garantire che effettivamente quel numero, che d'altra parte è sempre 2, si trovi a denominatore. n uguale a 4. Beh, n uguale a 4 non è sicuramente il precedente di una potenza di 2 e quindi sicuramente ci aspettiamo un fattore 2 a denominatore che c'è prontamente. E d'altra parte, se prendete la disuguaglianza che abbiamo usato per Bertrand e la estendete questa volta tra n e n mezzi, quando n è pari, vi ritrovate con l'unico numero primo che ci andrebbe bene, che sarebbe p uguale a 3. Ma, siccome 4 non è il precedente di 2 volte 3, il 3 si trova ancora a denominatore. È interessante il 5 invece, perché il 5 non è il precedente di una potenza di 2, e infatti c'è un fattore 2 a denominatore. Ma se andate a controllare i numeri primi che andrebbero bene per la disuguaglianza di Bertrand, vi trovate che anche in questo caso l'unico valore sarebbe il 3 e 5 è proprio il precedente di 2 volte 3 e infatti il fattore 3 a denominatore non compare. Potete replicare lo stesso per il 6, per il 7, per l'8, ma vi faccio osservare il 9 che è forse il caso un po' di chiusura. Anche in questo caso di sicuro 9 non è il precedente di una potenza di 2 e quindi ci aspettiamo una potenza di 2 a denominatore e infatti è presente. Ma ci sarebbero 2 numeri primi in questione che soddisfano la disuguaglianza di Bertrand. Uno è il 7, l'altro è il 5 e 9 è esattamente il precedente di 2 volte 5. E infatti il fattore 5 a denominatore non c'è, ma c'è il 7. Quindi sì, continua a funzionare. Ovviamente potete estenderlo per tutti i numeri che volete. Curioso, vero? Sicuramente, una volta che è stato letto il problema, vi sarete posti la domanda che vi abbiamo detto all'inizio, cioè perché uno dovrebbe farsi questa domanda? E la risposta, come al solito, è perché è bello farla. Perché è una curiosità, è bello giocare con la matematica e questo è un modo per farlo. Ogni tanto si vedono delle strutture, uno si fa semplicemente una domanda così perché si mette a giocarci e a quel punto si cerca di vedere se a quella domanda è possibile o meno dare una risposta. A noi questo problema è piaciuto subito e anche la dimostrazione, sebbene passi da una matematica assolutamente non banale, ci ha parecchio incuriosito e parecchio divertito, tanto da chiederci ma non c'è una dimostrazione più semplice che in qualche modo non richieda l'utilizzo del postulato di Bertrand, che comunque è un teorema molto molto forte? Se avete una risposta positiva, speriamo, fatecelo sapere in descrizione, così saremo felicissimi di leggere le vostre dimostrazioni. Prima di lasciarvi, di solito qui al Mathsegnale cerchiamo di generalizzare il problema e lasciarvi delle domande. Questa volta però vogliamo sfidarvi. Come generalizzereste il problema? Riuscite a trovare un enigma che sia analogo a questo o del quale questo sia una sorta di caso particolare? Ovviamente qui non stiamo sfidando assolutamente nessuno, il Razionalex, a fare una cosa simile. Ma
Anche per oggi siamo arrivati alla fine del video e quindi da Davide, Riccardo e il Mazz Segnale è tutto. Ciao!